Ragazzi, sapevate che c'è una funzione che ci permette di attivare manualmente i motorini degli ABS anteriore e posteriore e di fare una verifica sullo stato del nostro impianto frenante, o meglio, ci permette di verificare se all'interno del nostro impianto frenante è presente o meno dell'aria. Sapevate questo? No? Seguite il video. Ragazzi, buongiorno, bentornati o benvenuti sul canale. Oggi sono qui per parlarvi di una funzione, un'operazione di cui ero completamente all'oscuro. È un'operazione che possiamo fare tranquillamente con l'applicazione di Motoscan utilizzando OBD-Link. È una funzione che ci permette di verificare se all'interno del nostro impianto frenante è presente o meno dell'aria. Ovviamente è un'operazione da fare dopo che si effettua lo spurgo. Io ne sono venuto a conoscenza esattamente 2 giorni fa grazie a un suggerimento che mi ha dato Lele del Centauro. Il Centauro è un'officina che si trova in Viale Brambilla a Pavia. Allora facciamo un passo indietro e vi racconto un po' come sono venuto a conoscenza di questa officina di Pavia. Se vi ricordate bene, sul canale ho detto che solo 2 interventi sono stati effettuati sul GS a seguito di una rottura: il paraolio della coppia conica e il paraolio anteriore della forcella di destra. Entrambi gli interventi li ho fatti appunto da il Centauro di Pavia. In realtà questa officina mi è stata segnalata da Cinzia. Cinzia passa tutte le mattine davanti a questa officina e quando ebbi il problema al paraolio della coppia conica, Cinzia mi disse: perché non fai un salto dal Centauro e ti rivolgi da loro per farti fare questo intervento? Io sono abbastanza pignolo, abbastanza meticoloso e abbastanza geloso delle mie cose, quindi la prima cosa che ho fatto, una volta essere andato presso di loro, ho cercato di testare il terreno e capire il modo in cui lavorassero. Il Centauro è composto da 2 persone, Alex e Lele. Alex cura la parte commerciale, Lele è quello che materialmente mette le mani sul mezzo. Ho avuto modo di conoscere Lele di persona, abbiamo parlato e subito siamo entrati in perfetta sintonia. Più Lele parlava e più rivedevo in Lele le caratteristiche di mio papà. Papà, come sapete, faceva sia il meccanico che il carrozziere. Era un meccanico vecchio stampo, ovvero prima di andare in negozio a comprare il pezzo nuovo cercavo di fare il possibile per riparare e quindi riutilizzare il prodotto che in quel momento era da sostituire, aveva avuto un problema. In Lele ho rivisto esattamente tante caratteristiche che aveva mio papà. Se avrete a che fare con questa officina, se avrete mai a che fare con Lele e Alex, vi renderete conto che quello che vi sto dicendo è esattamente la realtà. Quando ho percepito la genuinità, la professionalità, la capacità di Lele, allora mi sono affidato completamente a lui per fare intervento alla coppia conica. Da lì in poi è nato un vero e proprio rapporto di stima reciproca e se dovessi mai aver bisogno un domani di fare interventi più invasivi al GS, sicuramente andrò da loro perché le reputo persone competenti, oneste, corrette, meticolose e piene di passione in quello che fanno. Arriviamo al dunque. 2 giorni fa ero da loro per montare i nuovi pneumatici al GS. Mentre ero lì c'era un GS esattamente identico al mio che stava facendo il tagliando, un GS nero. Ho chiesto a Lele che tipo di intervento deve fare questo GS. Niente, deve fare un tagliando completo. Mi sono accorto però che le cam di questo GS non sono messe proprio benissimo. Le tue come stanno? Io guarda, neanche farla apposta, l'ho smontata 2 giorni fa, mi ho fatto anch'io il controllo delle valvole e ti devo dire che le mie cam sono perfettamente nuove. Mi ha detto che olio usi, gli ho detto che uso il barrel di qua e di là e nel mentre mi spiegava i vari interventi che faceva questo GS mi ha detto: ma tu hai mai fatto l'attivazione del motorino dell'ABS? Ragazzi, lo vedo che non vi state iscrivendo al canale, iscrivetevi! Ho detto: Lele, per me quello che mi stai dicendo è arabo. No, non conosco questo tipo di intervento, anche perché io non mi reputo un meccanico professionista come te. Come dico sempre, a ognuno il proprio lavoro. Io mi occupo di altro e sono professionista nel mio settore, tu sei un meccanico e sei professionista nel tuo. Morale della favola. Mi dice: vieni qua, adesso ti faccio vedere come si fa. Ha preso il suo computerino che ha delle funzioni estremamente simili all'OBD-Link e all'app di Motoscan. Mi ha detto: secondo me potresti averla anche tu sull'app di Motoscan. Mi ha fatto vedere come si fa e io adesso volevo condividere con voi questo tipo di intervento che non ho mai fatto, che lo faremo per la prima volta insieme. Ho già spulciato le funzioni che sono all'interno dell'applicazione di Motoscan e con la versione Ultimate, che è quella che io ho, che è quella più performante, si può tranquillamente fare. Prendo al balzo anche il fatto di rispondere a tanti di voi che mi chiedono sull'app di Motoscan. Ragazzi, l'app di Motoscan è un'applicazione a pagamento
che funziona solo su telefoni Android. Infatti questo è un vecchio telefono Android di Cinzia che ormai è in disuso, su cui abbiamo scaricato l'app di Motoscan, e poi nel caso mio occorre un cavetto a 10 poli dove va a ancorarsi l'ODB Link. L'ODB Link lo trovate online anche su Amazon al costo di circa 100 euro. Questo cavo qui siamo intorno ai 10-15 euro. Alcuni GS successivi alla versione mia, già dal 2017, il cavo a 10 polli non serve più perché l'ODB Link andrà direttamente ad innestarsi sull'attacco presente nella centralina del vostro BMW. Quindi nel caso vostro potrete fare a meno di questo cavo. Adesso quindi l'obiettivo mio qual è? Condividere con voi questa funzione. Io ho fatto il cambio pastiglie anteriori e posteriori, ho cambiato il liquido anteriore e posteriore, ho fatto la pulizia dei pistoncini anteriori e posteriori e ho fatto lo spurgo anteriore e posteriore. Adesso, grazie a questo cavo, a questa centralina e all'app di Motoscan, faremo l'attivazione, come diceva Lele, del motorino dell'ABS e vi mostrerò i passaggi da fare affinché facciamo un ulteriore check per capire se il nostro spurgo è andato a buon fine o meno. Adesso, prima cosa da fare è aprire il vano della batteria dove c'è il cavo a 10 poli. Allora, la prima cosa da fare è aprire il vano batteria. Qui sotto troviamo il cavo a 10 poli. Adesso apriamo qui, poggiamo questo a terra. Questo è il cavo a 10 poli, togliamo il cappuccio, prendiamo il cavo a 10 poli dell'ODB, facciamo fare un giro alla ghiera, giusto per attaccare e smettere al sicuro il cavo, e come vedete l'ODB è già attivo. Prossima cosa da fare, accendere il GS. Ok, GS è acceso. Adesso a questo punto, questa è l'app di Motoscan, attiviamo l'ODB, lo mettiamo in modalità ricezione, qui lampeggia, andiamo sull'applicazione, questa licenza Motoscan Ultimate, ok, andiamo qui e facciamo impostazioni, comunicazione, dispositivo Bluetooth, ok, torniamo indietro, serie R, modello, andiamo a scegliere il nostro che è K51, ok, e andiamo nella funzione ABS. Adesso lui farà i suoi check, qui sotto dovrebbe diventare verde, dovremo esserci tra qualche secondo, perfetto, facciamo ABS e innanzitutto andiamo a vedere se c'è qualche leggere memoria difetti, vediamo se c'è qualche difetto. Come vedete nessun codice errore. Andiamo in funzioni di servizio, a questo punto abbiamo front e rear, iniziamo dal front. Premiamo, ok, continua, ok, qui dovremo fare 3 pressioni sul freno anteriore tenendo il freno per 2 secondi, attiviamo il motorino, ok, start, sentite? Questo è il rumore del motore, adesso tengo la leva, 1 e 2, 1 e 2, 1 e 2, boom. L'ho fatto, adesso lui completa l'operazione e vediamo se mi rilascia qualche errore. Perfetto. Adesso la medesima cosa faremo per il freno posteriore. Quindi premiamo, continua e iniziamo. 1 e 2. 1, 2, 1 e 2. Lasciamogli finire la funzione e vediamo se ci rilascia qualche errore. Perfetto, torniamo indietro, vediamo se ci ha lasciato degli errori. Perfetto, praticamente abbiamo fatto quello che ci eravamo ripromessi di fare. Vediamo se ci sono dei codici di difficoltà, di errore, no, nessuno. Operazione terminata. A questo punto noi abbiamo la certezza che all'interno del nostro circuito frenante non è presente aria. Come avete potuto vedere, l'operazione è veramente semplice e richiede letteralmente pochissimi secondi, meno di un minuto per il freno anteriore e meno di un minuto per il freno posteriore. È necessario, come vi dicevo, avere l'applicazione di Motoscan nella versione Ultimate, che è quella che costa di più, che però vi dico, se siete voi a farvi gli interventi sul vostro mezzo, sicuramente è un investimento che va fatto e ve lo ripagherete nell'arco di 1-2 tagliandi.
tra l'applicazione, il cavo e la centralina siamo all'incirca 160-170 euro. Se non vi serve il cavo siete anche a qualcosa in meno. È un accessorio che sicuramente per chi vuole farsi la manutenzione fai da te è sicuramente un accessorio indispensabile. È possibile togliere il service del tagliando, è possibile associare nel caso in cui doveste cambiare i sensori di pressione anteriore e posteriore al mezzo, è possibile fare il rallenamento dei colpi farfallati, è veramente qualcosa di indispensabile. E ringrazio ancora Lele per avermi dato questo suggerimento, perché io non conoscevo minimamente questa funzione, questo passaggio, questo meccanismo, e in tutti questi anni non ho mai fatto questa operazione. È la prima volta, e vi dico la verità, l'ho condivisa con voi in real time. È assolutamente la primissima volta che faccio questa operazione ed è estremamente semplice. Spero che queste informazioni che vi ho dato vi possa in qualche maniera esservi utile, e come sapete io fin dove posso cerco di fare da me sulla moto, ma come dicevo prima, ognuno il proprio lavoro. Lele e Alex sono sicuramente dei professionisti, nel loro campo hanno una qualifica superiore rispetto alla mia. Io posso arrivare fino a un certo punto, come vi dicevo, perché il mio lavoro non è fare il meccanico, il mio lavoro è fare altro. La meccanica è sicuramente una mia passione, che purtroppo per tanti versi ho riscoperto troppo tardi, quando mio papà ormai non c'era più, perché altrimenti mi avrebbe potuto dare qualche dritta in più. Però fin dove posso arrivo io, dove non posso arrivare mi appoggio adesso e mi appoggerò in futuro da il Centauro, persone letteralmente oneste, squisite alla mano. Tra me e Lele poi c'è un'empatia davvero intensa per darvi il senso della genuinità delle persone. Vi dico semplicemente che Lele avrebbe potuto tranquillamente fare a meno di darmi questa dritta sull'attivazione di questi motorini di cui io non conoscevo assolutamente l'esistenza. Invece me ne ha parlato e mi ha detto: anzi, tu probabilmente con l'app di Motoscan riesci a fare quello che faccio io con questo tablet, perché lui, a differenza di me, ha un tablet che dialoga con una centralina differente dall'OBD, ma le funzioni più o meno sono le medesime, i passaggi sono identici. Vi dicevo, avrei potuto fare a meno, invece me l'ha detta, proprio perché sono persone esattamente come noi, genuine, mano alla mano, estremamente oneste, competenti e preparate. Ragazzi, vi ringrazio se siete arrivati fin qui. Se non l'avete ancora fatto, l'invito è sempre lo stesso: iscrivetevi al canale, è gratis, a voi non costa nulla, per noi è tanta motivazione. Ciao, al prossimo video.